Il postino li lancia qua. Le butta qua dentro, Cercate le la merendine. vostra. Nei peggiori dei casi ci sono colluttazioni, è successo proprio ieri nella scala D che dei ragazzi in un solaio si sono picchiati con dei tossici. Una volta uscivi, prendere il gelato a mano nella mano col papà e nessuno ti rompeva le balle. Da infame, da amica delle guardie e da quella che non rispetta chi si è fatto il carcere. Qua volevano picchiare a quelli per levargli 2 telecamere, che sono gli stessi che ci stanno seguendo adesso. Ah, ok. Oltre al genere abbiamo anche loro. Gli Noi siamo alieni. aperti a tutto, multietnici allo stato puro. Ah, vedi, ci puoi andare pure te ci puoi andare al bagno. Per i ragazzi che abbiamo recuperato della comunità di Sant'Egidio e vengono qua ad allenarsi gratuitamente e noi gli diamo la possibilità, ma devono lavorare quando c'è bisogno, quindi ogni tanto pulire la palestra, partecipare agli eventi. Bella idea questa. Esatto. Cosa scrivono i condomi? Chiudere sempre il portoncino a causa di drogati che scendono in cantina a drogarsi, cagare, pisciare e dormire. Grazie. A dormire è l'ultima delle cose. No, raga, ma qui ci hanno cagato però. Madonna. Oh santo Dio che puzza. Tutto il crack, guarda, questo qua è tutto crack, eh? Questa qua è tutta la stagnola, fa tutto il crack, vedi? Vedi? Piazza Ferrara, Corvetto, vecchia generazione, nuova generazione. E oggi ci faremo un giro in questo bellissimo quartiere che tra l'altro hanno risistemato tutto dall'ultima volta che sono venuto e ci sono ancora i lavori in corso. Se vi può interessare Corvetto, noi oggi ci facciamo un giro e vi raccontiamo Corvetto. Portate tutti i documenti. Se vi siete messi in ordine d'altezza? No, tu hai sfasato, però devi stare di là. Eravate perfetti. Ma lui è l'importanza. Ah, tu sei il capo. È il Napoleone della città. Chi è il capo qua? Lui? È il capo si Pialanni, eh? È il capo Pialanni? Fra, bella pubblicità, non sei domiciliare però sei alcolizzato. Ho detto no aspetta, calma, era meglio domiciliare, no Simo? Vabbè, a parte gli scherzi comunque. Che qua sembrano piccoli, ma non ti fai ingannare. Noi i bambini non li mettiamo. Ciao amore, Mazza, è Non più ti grosso non del mi fate ingannare dalla piccolezza. Brava, il dito sull'obiettivo è proprio il top. Hai pianto? Che ti è successo? Che c'ha? Un po' di raffreddore. Non mi hai portato prima dal cicalone, non va bene. Ah no, guarda, già mira la telecamera, vedi? Vedi che già è avanti. E lui è avanti. vai in braccio a Cicalone che guarisci. Cicalone fa tipo i miracoli, vai Simone. Oddio! Basta, venduto, via, venduto. Oh, ma pesi... Oh, ma peserà... Quanto C'era pesa? l'occhiale, 15 kg? Porca miseria, non c'ho... Ho sentito veramente un... Stai in salute, figliolo. Oh, complimenti. Ah, Ramadan è stato a metà, tra Fare solo l'altro. la telecamera, l'unica cosa a cui interessata. Dai se proviamo a rubare il Ci ha messo il dito. No! I Maranza hanno rubato... Che poi i Maranza siamo noi di... ma siamo quelli di periferia di una volta! Ma sta definizione... Come si chiama Maranza? Bravo, tu che sei storico, la definizione di Maranza. Il Maranza adesso cos'è? È semplicemente uno di periferia mischiato con le nuove generazioni che siamo tutti, quindi Borsello, quella roba là. Quelli là che stanno a passare. Ma noi andavamo così già ai tempi. Quindi adesso il ragazzo di periferia, nel gergo giovanile, è detto Maranza. Prima forse erano Infatti, i meridionali venuti a Milano, figli meridionali. Perché noi, Maranza, quando in quei tempi era il marocchino che è venuto qua, Maranza. Non dispregiativo, Periferia c'è dello slang. Quindi se io lo chiamo a lui Maranza non è che si offende, perché è un modo di dire. Adesso il Maranza nel gergo comune è diventato un ragazzo che vive in periferia
Però idealmente c'è il borsello, il cappellino, la tutina, e diciamo che è la moda da pusher, dai, dai, tagliamo corto. È il dai. vestiario da pusher. Classico borsellino con le palline dentro, papà non le sputano più ma le vendono così. Si sono evoluti. Adesso è ognuno per sé, Dio per tutti, ma una volta c'erano dei codici non scritti, un'educazione di strada che, chiaro, sono valori precari, però intanto non picchiavi le donne, i bambini, c'era un codice d'onore, a casa degli amici. Bravissimo, c'era comunque un codice d'onore legato alla strada, E rispetto. alla vecchia malavita, quindi parlava Max, tutti zitti in silenzio a imparare qualcosa. Nessuno mai si permetteva come adesso magari a ti rispondere, a fare, a sfidarti, con tutto che certo che è normale che io mo ho 50 anni, una volta magari mi battevo con 4, 5, mo aspetta un attimo che vado a casa a prendere la spranga, perché è la natura fisica dell'uomo. Quindi una volta i Maranza, ecco, erano zanza, però c'era tutto un altro codice, un'altra vita. Adesso, siccome siamo tutti, tanti, multietnici, ognuno con le proprie culture, le proprie robe, la propria fame, quindi non stai più in strada, sai già che se vai in quel bar lì arriva la questura. Se vai lì, ogni volta che esco in zona vado là, devo uccidermi perché mi minacciano, mi fanno, mi disfano. Perché Ma è chiaro, pure a te minacciano? perché non c'è perché non c'è la statua di Rocky quando siamo belli. Prossima generazione è finita, quindi cornuti e ammazzati. Abbiamo fatto danno in zona, arrabbiati, perché poi sei quello, sei arrabbiato, vuoi quello che non hai. Adesso manco quello, perché tutta la storia, il sangue versato, gli amici persi, le lacrime piante, gli anni passati di galera, che stai fuori dal campo di gioco, perché ovviamente c'è tanti cartellini rossi, non c'è più voglia, lo so già, o no, anche tu Simo, cioè, lo sai già come vanno certe cose, all'80% va così. La differenza tra i Maranza e gli Zanza è il bordello, il macello. Ok, ma il bordello perché ti spiego com'era, seppur questa zona era le periferie, erano come i micromondi con i loro governatori, i loro cose di zona, gerarchie. Ma no, però sembra che poi facciamo un discorso poi dicono mafio, no. La gerarchia. Ma lasciate le periferie a loro stesse, ci vuole un coordinamento interno. Ci vuole Perfetto. un'educazione interna. Quindi è bravissimo. chiaro, ragazzi, spaccio, che magari c'hai delle aziende, mettiamole così, interne, perfetto, ma non vada a casa a te, la zona deve stare pulita, non pisciano il posto dove mangio. Bravissimo. Loro, quelli che arrivano, scappati, mi dispiace perché poi sembra, voglio trovare i termini giusti, perché poi sono nel mare, nella tempesta, quindi vieni qua, oggi sei qua, domani non ci sono, non posso rispettarti il bar. Da infame, da amica delle guardie e da quella che non rispetta chi si è fatto il carcere. L'idea ovviamente non era quella, era di dire che a un mio ipotetico figlio o ai figli in generale della nuova generazione di andare in non carcere, è un consiglio dire di fare il criminale, di andare in carcere, proprio per dirti la mentalità, per collegarmi appunto al discorso che faceva Cischi. Che il problema non è solo il palazzo, ci sono tanti problemi. Devi lavorare dall'interno, esattamente. Perché fai una facciata, è bella, ma... Mediazione culturale, perché ci sono tanti politici in Italia che fanno leva sul fatto che tu hai un colore della pelle diverso dal mio e sei cattivo. No, il problema sta a metà tra l'Italia e... Forse il problema sta proprio nei politici, sai? Sì, neanche nella metà. Sta proprio lì. Io parlo di mediazione culturale perché i ragazzi che arrivano, alcuni ragazzi che arrivano in Italia, minorenni non accompagnati, non vengono aiutati, vengono lasciati alla deriva, vengono lasciati nelle panchine o nei centri per minori. Guarda, non accompagnati. Io sotto casa mia ho la casa del giovane, io ho 31 anni, quindi tu immagini io quante ne ho viste, credimi, loro sono sempre stati da soli, sempre nelle panchine. E così tu non puoi lasciare un sedicenne, un 17enne da solo in un altro paese senza genitori. Infatti c'è gente che ha paura di passare dalla metro di San Leonardo ancora ora. Per farti capire, proprio per questo, sì. Questo io cerco di spiegarglielo ai ragazzi sempre. Tanti. Infatti io con i ragazzi cerco sempre di parlare, non di fare la buon samaritana, andare lì a dire non devi fare il criminale, tanto lo fanno lo stesso, è inutile. Però io dico, siete una grandissima compagnia, primo non avete una gerarchia, secondo, tutti i figli del tuo amico, no. Siete nella stessa compagnia. Però lo sai che delle volte, lo so che non è una scusa, però delle volte non hanno non hanno niente. Ci sono zone che non hanno un bar, non hanno un posto ricreativo per i giovani, non hanno un oratorio, non hanno niente. L'unica alternativa è sedersi sulla panchina, fumarsi la canna io ci sto e cercare di lavorando. spillare Io ho qualche chiesto soldo, al Municipio 4, io ci sto lavorando. La realtà... Però se io ho più strade da percorrere, non solo questa,
magari dico oggi vado a fare box, guarda voglio fare l'attore, Sì, ma il problema c'ho è lo che studio i da genitori fare. mi sono venuti a dire non ti permettere di fare niente, di portarmi via mio figlio al pomeriggio perché deve lavorare Evidentemente- con il monopattino al pomeriggio. Ma evidentemente- Hai capito qual è il problema? Sono persone che non hanno testa, non lo so, cioè noi dobbiamo lavorare per chi ha voglia e l'intraprendenza di fare un percorso alternativo a sta merda. Sono già i genitori che ci no, vengono ora, contro, i tanto- genitori ci vengono non ce li Tanto, mandano i Manu, bambini. è percentuale, su 100 se ne salveranno 20. Volevo essere più ottimista. Come ho fatto io, come abbiamo fatto noi. A un certo punto tu puoi scegliere, non è più colpa della società, non è più colpa di vivi. A un certo punto tu puoi decidere, o mi impegno e lavoro, sudo e guadagno e spacco, tutti ce l'hanno con me, Ciao ragazzi. tutti ce l'hanno con me, che vita di merda è buona. E finché ci vediamo così, gli altri ci vedranno così. Sai qua? Ve la faccio con lui di qua? Datemi un telefono. Ma chi è gli arresti domiciliari dei 4? Bella foto. Ciao ragazzi. Che vado c'è sempre una zona così. Un solaio dove ci sono i letti. Che io poi sono curioso di capire come spingono sta roba qua, cioè la lanciano dal balcone, com'è che fanno da qua? No, ma lo sai che cos'è più difficile da spiegare? Che tu abiti magari là e la senti butti l'odore sotto. di sta merda, bravo, è vero. Cioè, io questa però l'ho fatta sempre sta domanda. Ma poi arrivano tutti gli altri. Ma questo che è un punto d'aggregazione? T'ha battuto in una gara, ti ricordi? T'ha battuto Ciao in bello, come freestyle. stai? Sto Dai, bene. poi ho preso la rivincita. Ma no, non c'è nel video. Qua in Corvetto noi siamo precisi, siamo persone precise, ci teniamo alla precisione, quindi noi ti indichiamo come una vera escape room il dove devi andare. Adesso poi qua entri in uno stabile, venite, vi accompagno. Ah, cioè il bagno è fuori dal bar. Il bagno è fuori del fuori. Ah, vedi. C'è lo stabile, ma noi dobbiamo uscire ancora più fuori. Ma ti faccio vedere la chicca perché non è finita. Dovete darmi €1 qua se volete passare. Sì. Dovete vedere che dico la cosa più emozionante è per chi è il bagno. Perché noi qua siamo oltre, cioè siamo andati oltre i generi. A parte tutte le lingue. Esatto, ma oltre al genere abbiamo anche loro. Cioè Gli noi siamo alieni. aperti a tutto, multietnici allo stato puro. Ah, vedi, ci puoi andare pure te ci puoi andare al bagno. Lui è l'alieno. Era dentro poi l'ufficio? Era dentro l'ufficio, non c'è stanno? Però aspetta, non solo la turca. Best bagno. Chi è Gesù? Non lo so. Puoi pure pregare, magari devi fare un bambini bisogno grosso e preghi. Mettiamolo qua in segno di rispetto per gli alieni più che altro. Ah, fanno propaganda sugli alieni praticamente. Sì, esattamente. Tanta roba però, pisciare in mezzo al cortile. No, c'è il conte sopra. Conte! Certo. Ma che è quello che c'ha la cosa tigrata? Ah, Conte! Vabbè, ma quelli sono quando Questi sei sono tutto tanti. falso. Esatto. Bar, tabacchi alieni. Brava, Fra. Questa cosa che fai è bellissima, specialmente in queste zone. Vabbè. Com'era una volta? Una volta uscivi, prendere il gelato a mano nella mano col papà e nessuno ti rompeva le balle. Crescendo uscivi da sola, 13 anni, 14 anni, 15 anni. Adesso non puoi fare il giro della casa se no ti rompono le scatole. Trovi i buoni, trovi gli amici che dicono wallah, non rompere le balle a my friend. Trovi gli altri che Corvetto una volta era diverso. Quindi non scappiamo, No. ma cambiamola. Cioè, mia madre ancora lotta. La chiamano la sindaca del Corvetto. Perché è nata qui, sa tutto, sa tutto. Corvetto per lei è il suo Corvetto. Aprile ti ho detto sono 89, mi ha detto devo arrivare all'età di mia madre, minimo 93. Speriamo anche di più. Brava. Giusto? Grandi, un Io lo applauso spero. a voi ragazzi. Un applauso anche a Bella te. Corvetto. Brava. Grazie anche a voi. Allora, via dei 500 per arrivare a Pomposa. Io espongo, io sono andata a chiedere giù in piazza l'altra sera, ragazzi, di che cosa avreste bisogno? E mi hanno detto, noi vorremmo uno spazio per non stare in mezzo alla strada, cioè me l'hanno chiesto loro, quindi questi ragazzi
Fondamentalmente C'è una volontà di togliersi dalla strada. Sì, c'è una parte, sì, ma una parte secondo me no, Manu. C'è solo che comunque qua devi stare sempre all'occhio perché non sai mai dove vai e chi davanti. E cosa fanno? Non puoi fare il figo, capito? Non puoi venire qua e far finta che sia zona tua. Questo però si vede che è un palazzo messo peggio degli altri Ma sostanzialmente. comunque guarda, a Milano ce ne sono veramente una marea. Bene, credimi. Anche dove sono messi bene non ti credere che Infatti, dentro, ma infatti molte volte è tutta facciata, bravo. La facciata esterna non è quello non rispecchia che c'è all'interno. No, assolutamente. Guarda, io ti Anzi, dico, a volte è mio padre lavora che fa le ristrutturazioni nelle case Aler. Non ti dico delle cose che vedo o vede lui, che mi manda le foto, mi fa vedere, ci sono delle cose allucinanti. Che tu vedi il palazzo fuori, 110, tutto a posto, dentro ci sono i balconi senza le grate. Sì, sì. I balconi senza le grate. Oppure coi i sotterranei allagati. Brava. Infatti non è detto uomo o donna, non si è capito. Cioè, ormai nel 2024. Scopatte. Qualcuno l'ha preso. C'è anche un Manu ti amo dentro. Non so chi l'ha scritto. Allora, tu lo so, Patrick. Allora, Questo è il portone originale, sicuro. Sì, original. Ovviamente non si chiude niente. Qui c'era scritto la mula 60 euro, l'abbiamo cancellato perché fanno anche sponsorizzazioni. Chissà che cosa sarà la mula. Esatto. Dopodiché potete vedere qui tutte le. Qua i postini, ad esempio. Il postino di lancia qua. Cercate anche le merendine, anche merendine, tutto quello che. Sì, quindi tutto. Lei invece la portineria qui ce l'abbiamo abusiva ed è chiusa. Però esiste la rivista dell'Aler, è carina e ci mettono pure le facce. Ti fa vedere la casa ristrutturata, poi è la cosa bella. Interessante. La Madonnina a Milano non manca mai. No, quella no. Vedere già la spazzatura che c'è, ma sarebbero carini da vedere i cartelli. Poi se vuoi ti faccio fare anche un giro giù in cantina, che io ho le chiavi, io sono l'unica ad avere le chiavi delle cantine, perché quelle cantine sono chiuse. Guarda anche cosa scrivono i condomini. Chiudere sempre il portoncino a causa di drogati che scendono in cantina a drogarsi, cagare, pisciare e dormire. Grazie. A dormire è l'ultima delle cose. Prima ci si droga, poi si caga, poi si piscia e poi se avanza tempo si dorme. Quando sei proprio esausto. Comunque roba forte qua. No, però è importante dirlo. No, allora, siete arrivati che oggi, io ieri ho rotto le palle pesante per far pulire. Cioè, pensate com'era prima. Quindi sono passati a pulire? Sì, oggi sì, stamattina sì. Vedevo di aspettare. Adesso vi faccio un attimo aprire. Aspetta che chiamiamo. Peccato che hanno chiuso Via Bolla, che sennò ti portavo nelle cantine di Via Bolla. No, dopo faccio scendere giù nelle cantine. Vuoi vedere una cantina dopo giù? Sì. Andare in cantina. Ma questo è il momento che dormono, cagano, pisciano. No, le cantine sono chiuse, ma sopra sì. Andate fuori, Maranza. Drogati, venite qui a cagare. Pisciato, piscia a casa tua, Pure la drogato. cinese si è lamentata che gli hanno pisciato sulla vetrina. Adesso qui vi faccio vedere, oltre alla situazione del solaio. Non c'ha gli ascensori sto palazzo? Sì, c'è, ma tu te la vuoi rischiare? No, non me la voglio rischiare. Allora, questi pannelli ovviamente servono Per le case occupate. perché cercano di occuparle. Ok. E quindi noi sigilliamo tutto ormai. di kebab qua, non si È vero? Non è che sei detto che sei portato dietro? Potrebbe essere, ragazzi, Poi bisogna salire, Calla. Ti stanno già avvisando. Non venite, sbatto porta. io c'ho la bottiglia tanto, a me me ne ricordo. Spegni la telecamera, ci penso io. Dice, ma non si può cagare. Peccato che sono vestita di bianco. Drogati, non cagate, Trovi tutti e tre, uno che si droga, un altro che caga, un altro che dorme. E trovi tutti e tre. David Bowie ci abita qua. Sì, questa casa è una casa storica proprio di Voi David. dovete sapere che David Bowie ha abitato a Milano tanti anni. Qui. Abitava qui a Corvetto. Al 43. Al 43 e adesso c'è il museo di David Bowie qua. Sempre all'interno. Ci sono i peli della barba di David Bowie, i vestiti. Questo è il famoso passeggino per non portare il bambino. Impolverato, sì. Qui c'è odore però. Beh, profumo di frutto. Qua c'è un alloggio. Vedi?
poi ti faccio vedere come abbiamo cercato di risolvere. Oh, scusami. Il come abbiamo risolto. Questo è uno dei famosi alloggi. Questo qui è un alloggio. Cioè, potete Sì, però questo è una... Mamma mia. Questo è un alloggio temporaneo. Sì. Sto materasso è pieno di... Vabbè, è meglio, vabbè, diciamo è meglio un po' non di dichiararlo. Questa polvere bianca io l'ho messa per, in teoria, disinfettare. L'ho messa io. È quella per... sì, il Bacon. Esatto, mi sa che poi l'hanno confusa e non so. Noi cosa stiamo cercando di fare? Di blindare i solai in questa ok, maniera. cioè proprio le sbarre. Sì, queste sbarre qua sono state messe apposta per cercare di non far salire le persone. Ovviamente poi metteremo. Siamo fermati qua però. Però scusate, questo non è per dormire, qui è per venire No, qua a c'è fare dormo. altro. Qua sì. ci dormono, qua ci dormono. Vabbè, ma se la fanno addosso allora? Io non so le situazioni Personali. Poi sarebbe... Però una persona che abita qua, per esempio, no? E si trova uno che dorme lì, si fa la pipì addosso, mi chiama, piuttosto che... ogni volta che c'è mi chiama e cerchiamo di intervenire. E come lo potete affrontare? Uno fuori di testa che sta lì così? Allora, nei migliori dei casi ci vede, cioè ormai lo sa, sono sempre i soliti, Sì. prendono e se ne vanno. Nei peggiori dei casi ci sono colluttazioni, è successo proprio ieri nella Scala D che dei ragazzi in un solaio si sono picchiati con dei tossici e ci sono sincera, io cerco di non chiamare quasi mai le guardie. No, più che altro perché intanto non è nella mia indole. Cioè cerchi anche di parlare, cioè io stupidamente cerco pure di comunicare con queste persone. Vedo qua una cura, gli ombrelli fuori, il sacchetto, il tappetino, il sovratappetino, cioè si vede che è una persona che ci tiene comunque, no? La porta pulita, il pomello nuovo, il campanello. Questo profumo di pulito. Esatto, l'ho sentito subito appena siamo arrivati. Esatto, che senti oggi, questo qui è tutto frutto della pulizia di alcune persone. Cioè, quindi non è frutto della pulizia, cioè, anche perché Aler può fino a un certo punto... Certo, no, poi se uno viene qua e fa la pipì tutti i giorni sulle scale, non è che Aler tutti i giorni viene a pulire, capito? Cioè, questo è il contatore della Qua luce. ti sono attaccati. Qua ti sono attaccati alla corrente. Perciò prendono la corrente, la paga qualcun altro, la paga il condominio. La paghiamo noi, che abbiamo il contratto. Sì. E certo, guarda, beccate qua che bello. Questo che era occupato? Questo adesso è vuoto. Si vede infatti, fiamme, cose. Qui c'è avuto un problema, probabilmente una perdita d'acqua fatta proprio al volo. Questa mi sa... Allora, qui la stiamo ristrutturando. Questo alloggio lo stiamo, cioè Aler lo sta ristrutturando per essere appunto assegnato, che poi anche lì molto spesso vengono assegnati e poi subaffittati. È quello infatti il rischio. Io ad esempio nella Scala F dove abito io abbiamo un B&B. Io ho un B&B Che è una casa popolare, B&B certo, non c'ha senso. Ma non è illegale. Ma poi nasce come edilizia per aiutare le persone e invece ci fa in B&B per guadagnare. Adesso vi vado a prendere le chiavi del catenaccio, perché adesso vi faccio vedere una cosa pazzesca della catenaccio. Questi qui sono i rimedi dei noiartri. Per non far sbattere il portone, certo. mica male come idea. Anche perché guarda cosa è successo. La molla si è starata. Venite, vi faccio vedere una chicca del nostro civico. Madonna che puzza qua. Ma viene alle cantine? Certo, Porco sei cane. sicuro che vuoi scendere? Madonna che puzza già che si sente. Oh santo Dio, aspetta faccio sta bottiglia un attimo. Sei sicuro che vuoi scendere? Mazza, avete messo proprio il catenaccio vero qui. Non so perché, Hanno comunque stanno cercando di riaprirlo, Sei sicuro? Mamma Te la mia. senti, Giga? Te la senti? Mamma Andiamo? mia ragazzi. Andiamo, dai. E accendo anche la luce, guarda Sì, vai avanti tu, è inutile che io sto dietro. non si accende. Occhi ai piedi, lì. Certo, noi avevamo detto non servono scarpe particolari, invece oggi scopriamo che anche per andare... Madonna, le ragnatele che ci stanno. Ma che è? Uno scheletro questo? Non lo so, guarda. No, raga, ma qui ci hanno cagato però. Tu mi Era il cartello che sì, che c'era scritto. non è che mi dicono bugie. No, chiaro. Qua abbiamo una piccola cucina anche. Madonna. Oh santo Dio che puzza. Qua aveva preso fuoco tutto, vedi? Qua aveva preso fuoco tutto. Hanno messo proprio una macchina del gas.
Sì, qua aveva proprio preso Sì, proprio ma qui tutto. poi ci sono i tubi delle fogne, tra l'altro. Sì, che ho fatto sistemare oggi, oltretutto. Tu pensa come era prima la situazione? Qui la situazione pure è bella drammatica, eh? Allora, fai conto che qui le cantine per adesso sono tutte bloccate. Cioè, le chiavi delle cantine ce le abbiamo solo io e il vicepresidente o i miei consiglieri. Le cantine, come vedete, non sono agibili. Secondo me sono anche un attimo da rivedere i controlli dei tetti. Queste sono le fondamenta del palazzo. Esattamente. E ti faccio vedere. Lì, vabbè, lì è crollato tutto. Qui è buio. Madonna, qua ragazzi è qualcosa di... A parte qui c'è un po' di tutto. Vestiti, giocattoli, Poi ci sono preservativi. preservativi, bottiglie piene di liquidi. Guarda tutto il crack, guarda, questo qua è tutto crack, eh? Sì, la stagnola. Vedi? Questa è tutta la stagnola, fa tutto il crack, vedi? Vedi? Madonna, qui vengono proprio... Adesso non ci scendono più, vedi, i cannini, guarda qua. E qui converrà mandare qualcuno a fare una bonifica. Qui sicuramente, qua ci nascondiamo sicuramente qualcosa, vedi, è tipo un imbuto. Ah, guarda, un buco aperto. Vedi continuamente tutte le stagnole, tutte le... guarda che qua, guarda qua. Tutte le stagnole. Guarda qua i conti, guarda. So, guarda i conti dei... Poi ci sono i conti dei guarda qua, te lo trovi. Non è schifo qua sotto, ragazzi. Ma qua è terribile, ma infatti io... Ma topi non ce ne stanno, pure i topi scappano. pure i qua. topi, magari anche i topi. Qua si sono fatti il pianale per farsi, guarda che carini questi. Ah, vedi? Guarda, pistola finta. Pistola finta, pianale per farsi. Qui È lo sai... una pistola finta, spero sia finta. Sì, è finta. Sì, no, spero sia... No, è finta, è un giocattolo. Sì, è un giocattolo, raga. Quella è la pistola del futuro, però. Occhio lì, non c'è andare che... Sì, no, attenzione a non toccare... Senti, ci sono dei fili scoperti là. Non entrare. Vieni. Ma tra l'altro sono venuti a mettere pure la fibra qua sotto. Cioè, fa sorride. Io mi immagino il tecnico che viene a montare la fibra qua, messa nuova, guarda. Sì, fibra ottica. Viene qua e dice, ma io dove devo mettere sta fibra, raga? Magari si trova uno che stava qua a fumare. Tu pensi... No, ma allora... Adesso è tutto blindato, come avete visto abbiamo blindato tutto, però questa è la situazione e dovrebbero venire a pulire, perché comunque e anche a controllare un po' le fondamenta secondo me. Vabbè, quindi questo è quanto ragazzi, adesso chiudo Alcatraz. Sì, a sto punto sì. Chiudi Puzzatraz più che Alcatraz, mamma mia che puzza. Regà, meno male non siete venuti. Mamma mia che puzza. Se ci fosse un misuratore di puzza, 100. Sembrava un girone dantesco. Sì. Oh, se chiudi uno lì sotto, col cacchio che esce. Prigione messicana. Mamma mia. Ciao. Ah, sei venuto da Torbella Monaca? Per caso? No, ma... Corvetto, zona off limits o zona per tutti? No, dai, sincero è una zona per tutti. Cioè, se venisse un tuo amico e ti dice guarda, mi hanno dato casa a Corvetto. Gli dico stai con un occhio aperto. Allora c'è un po' d'attenzione. No, guarda, sincero, basta farsi i fatti propri e nessuno ti disturba. La sera è un po' pericoloso, se non ti conoscono. Cioè io la vivo tranquillamente. Però scusa, se tu c'hai delle figlie, no? Sì. Tu la sera... la miseria. Tranquillo. Tu c'hai delle figlie, la sera le fai uscire tranquillo o non le fai uscire proprio? No, non le faccio uscire. A meno che sono io in giro in macchina. Però è un po' un limite questo. Sì. Beh, in che zona mo le lasci? Cioè anche a Roma voi lasciate veramente le ragazzine uscire da sole? Ci sono zone... No, nei paesi di campagna, nei paesini, ma qua no. No, però vi posso dire, a Roma ci sono dei quartieri dove tu la sera puoi lasciarci i figli. Perché magari sono un po' più uniti là nel quartiere. Qua ognuno pensa al culo proprio, scusa la parola, però... Cioè se vedono i miei figli che sono le mie figlie che gli danno fastidio, qua per paura si fanno i fatti propri. Magari a Roma invece se vedono che c'è un problema gli vanno subito ad aiutare. Però questo rientra in quello che hai detto tu all'inizio, se te fai gli affari propri, affari tuoi, non ti succede niente. Sotto un certo cioè, punto se di io vista. vedo una ragazzina che viene disturbata da qualcuno, io comunque intervengo. Certo. Poi non me ne frega niente chi è quello con cui intervengo, sì. o
di chi fa parte, che comunque glielo dico, fermate, Sì. è una ragazzina, stai a dargli fastidio, cioè stop. Certo. Quello è fondamentale per me. Però c'è pure gente che ha paura di questo. Sì. Vabbè, ma c'è Quasi, gente quasi tutti qua. che si fanno hanno paura di prendersi loro botti, cioccolate così. Quando invece tu devi difendere il prossimo che non se lo può meritare, cioè che non ce la fa da solo. Soprattutto se è una donna, soprattutto se è un anziano, se è un ragazzo, magari se la vede a lui. Però voglio dire, se vedo che uno è in difficoltà, che casci lì, lo fai scannare. mi butto. Ma per forza, almeno a dividere, a fare qualcosa. Poi siamo umani anche per questo. Sì, poi si può sempre prima parlare, no? Magari c'è qualcuno. vedi. Esatto, c'è qualcuno che magari sta dando fastidio a qualcun altro, uno non è che deve andare lì a menare. Vai lì parli, oh, guarda, dai, lascialo stare, tranquillo. Sincero, in Ma non questo è qua facile, non serve parlare. Cioè, io, un esempio, quando è venuta la troupe del Debbio che hanno provato ad aggredirli, era solo da picchiarli, sono arrivati in 3.000 per due ragazzi con le telecamere. Ti ricordi quel giorno? Cioè, mi sono dovuto buttare qua e meno male che mi conoscono bene o male, ma io sono andato addosso, cioè questi qua volevano picchiare a quelli per levargli 2 telecamere, che sono gli stessi che ci stanno seguendo adesso. Ah, ok. Infatti mo siamo arrivati nel punto. Sì, vabbè, marcano male però sto giro. No, Comunque io piglio una Male, proprio male. Siamo di dritto e rovescio. siamo amici del Deb. Ah, vedi, vabbè. Ma proprio male. Qui malissimo ormai Marca. È arrivata la celere proprio. Che poi sembra che le abbiamo portate. No, non le abbiamo chiamate noi le guardie. Facciamo questa No, specifica. noi abbiamo girato e abbiamo preso perché sta poi sembra che le sorpresa. abbiamo chiamate noi. No, non c'entriamo niente. È stata una sorpresa anche per noi. Abbiamo girato l'angolo e erano già qua. Anzi, secondo me sono arrivati. Cioè, io pensa come penso male. Secondo me sono arrivati per far vedere a voi. Che sono qui a controllare. Perché io questa cosa, cioè, qui così non l'ho. Ah, no, Questa cosa non l'ho mai vista. Sono ragazzi pure. ma no, non andiamo a parlare che qua. No, comunque davvero. Uè, ciao. Tutto bene? Sei del quartiere te? Ma com'è qua la zona? Bella, brutta? Poi di due cose? Un po' di tutto. Un po' di tutto. La sera è proprio un altro mondo. È bella di sera. È bella di sera. E tu di sera giri o come te ne stai a Ma casa? non qua. Non qua. Giro Forranini. Tutti i criminali stanno dormendo. Vabbè, Adesso. attaccano la sera e c'è il turno. Turno di sera criminali, turno di giorno persone tranquille. Giusto. No, perché ho visto pure la polizia col blindato qua. Sai Mica. quanti ce ne stanno qua? Ieri si sono lanciati una bicicletta, Si sono tirati una bicicletta. E qualche mese fa il cestino della spazzatura addosso. Vabbè, a bicicletta e cestino una spazzatura ancora onesto, dai. Pensavo qualcosa di più grosso. Attaccati alla Goreto qua, Eh sì, a Dubai, poche fermate. Sono lanciati le bottiglie di vetro e Bottiglie di vetro sono già più pericolose. e l'altro giorno l'hanno inseguiti gli sbirri. Torna qua, ascolta. Che cosa vi ha dato fastidio delle varie trasmissioni televisive, come hanno parlato del quartiere o dei ragazzi? No, spaccate, io vi seguo tanto, No, noi lo so, noi siamo bravi. No, però sono Invece venuti le pure Rete 4, trasmissioni, gli altri. Qua è venuto Striscia la Notizia, Brumotti, però hanno preso con schiaffi. L'altra volta sono venuti qui in piazza, cioè, capito, ero seduto lì, mi ha passato con la videocamera una, qua ci sono gli spacciatori, zoomandomi a me, su di me, io mi ritrovo in TV. Ma veramente? Così, Come senza spacciatore, motivo, poi, sì. vedi? È quello il problema. T'hanno già dato il lavoro praticamente. Vabbè, però se la verità è brutta qua. Vabbè, alla fine racconta la verità, corretto così. Allora, questa è piazza Gabrierosa, piazza storica. Prima era una piazza dove si passavano in mezzo con le macchine, poi a un certo punto hanno deciso di chiuderla, ci avevano messo le giostre all'inizio, anni fa, almeno un 15 cioè, anni lì in fa. mezzo le macchine passavano. Prima non c'era sto parchetto che adesso hanno creato. Sì, c'era una stradona, si faceva avanti e indietro, a destra e a sinistra, a due sensi, e hanno fatto dentro la fontana che non serve che è un bel monumento, quello che vuoi, ma cosa serve? Come possiamo vedere qua siamo accompagnati, però è vero. Sì. Non riprendiamo il mezzo, riprendiamo per terra. Salve, buonasera. Ragazzi, ricordatevi, non riprendete mai i mezzi delle forze dell'ordine perché meglio così. Che non si sa mai. Non si sa mai. Sono segreti? Non ne ha visti mai nessuno? Sì. Cosa c'è dentro? Sì. A me la cosa che colpisce è che questa è una zona così a prima vista bella. Sì, adesso. Tenuta bene. Perché io la sera
devo avere paura qua? Perché, la sera si trasforma. allora, innanzitutto cambia. Dai, io non è che devi aver paura, devi saperci vivere. Perché il discorso è normale, i ragazzini e chi è fuori zona forse è meglio che non ci viene perché non conosce nessuno, non sa come sono le movenze, i movimenti qua. Devi stare con l'occhio aperto. Comunque, per dire, qua intorno alla piazza la sera si mettono i baracchini, che siano latini o egiziani, dove fanno da mangiare. Quando andavi in Sempione da ragazzino, il galese che diceva oh bello, vuoi il bus, vuoi il fumo. Adesso la cosa la trovi qua in città, prima era solo nei parchi, adesso la trovi in città. Sì, ma adesso prima non esisteva in città, adesso la trovi molto più facile, in determinate zone, capito? Oh, vedi, adesso si sta movimentando. Bello! La gente si sta svegliando adesso, mi sa. Sì. No, quei ragazzi stavano lì che volevano quasi parlare, però c'era sempre qualcun altro che poi li guardava male. Se dice, ma no, ma poi sai cos'è? Loro potevano raccontare qualsiasi cosa, tipo sai, mi piacerebbe fa musica, non devono per forza denunciare un compagno. Ma noi che parliamo e facciamo queste interviste vengono fraintese. Cioè, noi non è che facciamo le interviste, parliamo del quartiere per attirare le guardie, eccetera. Noi facciamo questo tipo di interviste per far sì che il quartiere cambi in meglio. E loro ovviamente non vogliono parlare perché verrebbero definiti infami, capito? Quella è la paura che loro hanno poi. Ovviamente noi cerchiamo, essendo un po' più grandi, cerchiamo di farglielo capire. Guarda che c'è mia madre, ciao madre, ciao. Ciao madre. Una carambata. Questi ragazzi qua hanno paura a parlare, soprattutto per questo fatto qua, vedi, arrivano giornalisti, fanno domande, tagliano, mettono il pezzo, arrivano davanti a loro e dicono qua si spaccia. Cioè, magari questi ragazzi qua sono là tranquillamente a fumarsi una sigaretta nelle panchine, come dicevo prima, dato che non c'è da fare. E poi si ritrovano magari in televisione a strisciare la notizia di qua e di là. E quello è il problema. Quindi una persona poi ha paura di parlare. Il ragazzino ha parlato, ha detto bene, poi mi ha detto sai che c'è? Io stavo seduto a farmi i cavoli miei, è arrivato uno, mi ha inquadrato un faccia e ecco lo spacciatore. Diceva a me di Piazza Corvetto mi ha sempre colpito questo punto qua. La UPIM, il ponte che passa così in mezzo con le macchine. Il ponte è stata una delle prime cose che hanno fatto dopo i primi palazzi, quindi c'è un tanto botto di passaggio, tempo. oltre che c'è la metropolitana. Sì, perché si arriva da là, dalla tangenziale, che esci a Corvetto Rogoredo, là c'è Rogoredo, c'è la stazione dei treni, da lì vieni in città, no? Praticamente arrivi qua in Corvetto e ti dividi per le vie che ti portano verso il centro, verso la zona di Città Studi e verso di là che vai verso Famagosta, quindi cioè, da qua è un fulcro della Madonna. Lo manda a mio figlio, Ale non ci puoi credere! Non ci puoi che Cicalo, sei il numero uno. Aspetta, un altro. Comunque Corvetto regala emozioni, raga. Lei è Evelina. Devo andare lì con quelle scarpe. La Che famosa fai che Evelina. bello? Siamo a Rogoredo. Sono nel video? Sì, Troppo bello. Dai, ti chiami? Stefano Di Lodi. Di Lodi però. Dimmi che vuoi sapere, io lavoro qua in zona. Che fai tu? Fammi un po' di pubblicità. Ah, c'è pure la ditta. Ego Solution. Oh, chi va lì per... Vedi, quello è un po' il karma, no? Sei andato per comprare roba rubata, Ma no, io in realtà ero andato per vedere, ma anche c'avevo i soldi a quell'epoca, figura, ma se c'avevo 2000 lire in tasca era tanto. Ma va, se ne sono tenuto, c'avevo le buffalo false. Le buffalo false prese dalle suorine, perché io perché io mi vestivo, mia madre mi portava qua dalle suorine per vedere i vestiti, no? E giustamente c'erano i vestiti usati, io mi prendevo le buffalo, ma erano false. Mi hanno rubato quelle buffalo false, quindi sono doppiamente coglioni. Però quella cosa ti fa svegliare. Perché prima magari vivi nella tua piccola città che ti crei, nel tuo piccolo buco, poi quando vai... Nel tuo cortile. Sì, no, ma non è il cortile, è la tua zona che credi che comunque sai che è brutta, ma non è così merdosa. Invece alla fine della fiera ti rendi conto che quando vieni scavallato, è come quando tu scavalli gli altri, ti svegli e svegli gli altri. E svegli qualcosa dentro di te che cambia. Ma questo sottopasso, a parte che credo sia... infatti stiamo vedendo, c'è anche una persona che dorme qua. No, qua ce ne sono un po', qua sotto, ce ne sono un po'. Sì. E ce li fanno sta qua? Non è sempre così, però sì. È sempre totale, così. Ma da una parte e dall'altra, sì, dritti. Ah, io sono passato davanti, non lo riconoscevo il bar prima. A me uno, chi altro vuole caffè, ragazzi? Vai. Un caffè ci sta sempre. Vuoi un caffè? Allora, mi chiamo David, faccio kickboxing da Max Greco, un grande campione di kickboxing.
Savage, 9 anni. Vi faccio vedere un po' di vuoto. Vai, facci vedere un po' di vuoto. Ammazza, che è un fulmine. Diventerà un campione, va. Voi gli rompate la fotocamera pure, di la verità, eh? Fai lo sguardo da vincente. Che paura! Cos'è il papà? Beh, l'altro giorno. dai! Sì. Scusate, io poi... Sì. beh, c'è pure il papà, ragazzi! Ciao, piacere Cristian. Sono il papà di questo diavoletto. Ti piacerebbe se un domani lui fa il fighter? Certo. Non c'hai paura che si fa male inizialmente? No, si deve difendere. Tanti genitori dicono c'ho paura che si faccia male. No, io voglio che lui si insegni la disciplina e diventa una grande persona da grande. Si fa rispettare, deve rispettare, soprattutto. Ci accompagni in palestra? Dai. Andiamo a vedere la palestra, dai. Già è partita, andate avanti a tutti. Senti, tuo cugino canta Sì. con lui. 500 No, ma abbiamo fatto una canzone Come si insieme. chiama tuo cugino? 500 però... 500 Allora, non mi darti... Lo sai, Ma tuo cugino è quello che ha fatto pure il pezzo con Vacca. Mo ricordo. Ma quanti anni Di c'ha? nome, cioè di nome... No, di più. Facci un pezzo, dai. Dai, un pezzetto piccolo. Dai, ti prego. Un pezzo di tuo cugino, dai. No, dai. Con Josh, vai, Josh, aiutalo. Vai, faccia un pezzo di tuo cugino. Vai. Dai, la sai, dai. Vai tu, dai. Quella di Tony era così, no? No, dai, fai tu. Scuola no, studio no. Ahí se la sai. Studio no, fra di voi no. Scuola no, studio no, fra di voi no. Scuola no, studio no, fra di voi no. Scuola no, studio no, fra di voi no. Dai, ma tu sei di Corvetto pure tu? Sì. Cioè, nato e cresciuto Certo, qua? nato e cresciuto nel Bronx di Milano. Loro mi hanno detto una cosa, loro mi hanno detto la sera Corvetto è un po' pericolosa, io bambini non li faccio uscire, eccetera. È vero. Tu come ti regoli, per esempio, con lui che è piccolo? La prima cosa fondamentale è essere sicuri di se stessi. Andare in mezzo alla gente a testa alta e non ti rompe le scatole nessuno. Almeno io non ho problemi mai con nessuno da quando sono cresciuto qua in questa zona e io sto insegnando a mio figlio come si deve gestire fino a quando sarà grande, perché quando non ci sarò più sa come comportarsi. La prima cosa che gli insegno a lui, la disciplina, l'educazione con le persone, piccoli, grandi, persone anziane, persone disabili, sempre educazione voglio, che lui deve sapere questa cosa, vero David? Ok. I bambini non hanno più quella, come si dice, quella dritta di un genitore, non so come spiegarti. È partita la marcia. Hanno dato il GSXR al postino. Praticamente chi si fa i cavoli suoi campa 100 anni, come sempre la legge della strada. La legge della strada, dove vai. Poi io sono sempre di quel parere, rispetti le persone, ti portano nel cielo. Buonasera. Vedi signori anziani davanti al bar, vecchio sì. stile. Allora, il primo sogno è allenarmi con Faraoni, perché lui, cioè non vi dico perché. Il secondo sogno è aiutare la mia famiglia, andare avanti e essere famoso. Intanto, come dice mio padre, bisogna sempre studiare perché è vero. E il terzo mio sogno è andare a vedere Mattia che combatte. Tutto bene, siamo venuti apposta. Lui è Josh, il mio... Ciao. Buonasera. Ciao, buonasera. Buonasera. Sono allievi vostri? No. Ah. Aspetta la foto, per favore. C'è C'è. una convenzione col mini market. C'è la convenzione col mini market. Allenamento, una bottiglia di vino. Voi di dove siete? Di dove siete voi? Bangladesh. Bangladesh lavorano un sacco, c'hanno un sacco di negozi. A Roma tanti Bangladesh. Vai, tu di dove sei? Marocco. Marocco. Vatta. Sempre guarda. Ciao bello. Ciao.
Lezione di prova gratuita. No, io ho detto, vieni Cicalone, io ho detto a Gigi, vieni Cicalone, non puoi non venire nella palestra di Corvetta all'MGM, per forza, no? È un passaggio d'obbligo. Che tra l'altro la palestra di Corvetto, secondo me, quanta gente ha recuperato dalla strada? Parecchia, questo era l'ex bullying di Corvetto ai tempi. Ah, era un bullying prima. Ora lo vedi sotto. Quando vengono i ragazzi un po' a teste calde così, come l'affrontate la situazione? A testa calda? Capito? No, cerchiamo di dargli, oltre un allenamento, cerchiamo di dargli per quel che riusciamo, una piccola educazione, aiutarli col lavoro, dargli la possibilità di allenarsi gratis e lavorare in palestra. Fare questo scambio allenamento-lavoro, che è importante specialmente per i ragazzi che abbiamo recuperato a oggi, circa 30 della comunità di Sant'Egidio, tutti minorenni che hanno la sede in via dei 500 e vengono qua ad allenarsi gratuitamente e noi gli diamo la possibilità, si allenano 3 volte a settimana e possono tranquillamente farlo gratuitamente, ma devono lavorare quando c'è bisogno, quindi ogni tanto pulire la palestra, partecipare agli eventi. Bella idea questa. Esatto. Prego ragazzi. Mazza, era un bullying. Questo era un bullying. Bella cosa. Qui abbiamo in anteprima il volantino del nonno di Faraoni, guardate, Faraoni tra 15 anni. Ma chi l'ha fatto sto montaggio? Porca miseria. Hanno fatto Photoshop, l'aumenta occhiaie. Sì, con la vecchiaia qua deve combattere. Tu sei il big boss. Sì, allora, intanto ti faccio i complimenti perché questa palestra è veramente bella. Grazie. È una vita che non vedo una palestra così grande, tra l'altro. È pensata apposta per ospitare le gare, perché affittavo sempre cose in giro per organizzare le gare e quindi avevo pensato uno spazio che potesse essere palestra facilmente trasformabile. Sì. Certo. E sta funzionando infatti. Cioè qui viene il pubblico, ci mettete le sedute. Praticamente tutti i weekend abbiamo qualche gara, kick, Thai, MMA, FP, FISCAM, altre federazioni, quasi tutti i weekend abbiamo delle gare. Tipo l'anno scorso abbiamo fatto 48 giornate di gare in un anno. Sì, Bessarione, adesso è praticamente zona latina, già la piazza là, già se tu incominci a vedere, a riprenderla a una certa ora, dove ci sono i campi da ping pong, ci sono sia marocchini ma anche tanti latini, poi tutto latino. Infatti se tu noti incontrerai i Bangla, che non sono Bangla ma sono latini. I negozi iniziano a essere contestualizzati per l'America Latina. Sì, è come quando vai in Paolo Servi che è cinese la Chinatown, qua è latina, America Latina. Infatti di prodotti a tutto il mondo, sudamericano, vabbè, se tu vedi adesso qua c'era un ristorante toscano più avanti e invece mo è tipo il pollo alla brassa. Là invece c'è cos'è il Contigo, quello che non mi ricordo come si chiama. Contigo mica spinge di brutto, ogni sera pieno di gente che mangiano, ballano, fanno musica, è molto figo, l'hanno messo apposta. Ma è pericoloso o è tranquillo qua? In tutta la zona. Tutta la zona dopo le 10:30 di sera sconsigliato. È meglio evitare. Soprattutto quella piazza lì dove ci sono i tavoli da ping pong, quello là lascia perdere, perché lì tutte le sere ce n'è una. Lì tutte le sere ce n'è una. Però vabbè, la zona è questa, che devi fare? T'ambriachi, la zona è questa, però ti abitui, eviti, perché giustamente se passi. Il latino è uno di quelle persone che lavora, che magari fanno le consegne con i camion, fanno di tutto e di più, lavorano anche 12 ore al giorno, lavorano di brutto. E però la sera magari un po' festa. Guarda, la sera festa, fanno musica, guarda qua. Vedi, c'è di tutto qua, vedi, fanno anche le serate a tema. Serate a tema, tra l'altro scritto in spagnolo o in portoghese. Latino proprio. Sì, sì. E tutta questa via continua, anche quella che prosegue dopo. Vedi, guarda quante serate fanno qua. Oh. C'è C'è uno che dorme. Dopo deve lavorare. Adesso è bello, che ti devo dire, adesso è bello, abbiamo visto poco e niente. Abbiamo sentito qualcuno che parlava che se la vantava di più, qualcun altro che invece diceva la verità dei fatti. Però se tu vieni la sera, vedi una faccia di Corvetto che adesso non puoi vedere. Corvetto va visto di sera, per capire realmente cos'è Corvetto. Se vi interessa Corvetto di sera, scrivete Corvetto nei commenti, almeno capiamo a quanta gente può interessare. E poi vabbè ci portiamo lui che abbiamo la guardia del corpo. Che David lo conoscono tutti. Che mena a tutti. Fatecelo sapere nei commenti se volete torniamo di sera. Ok.